Regola d'oro numero 5 per imparare qualsiasi lingua, la variazione, ragazzi. È fondamentale variare il vostro studio perché in base al livello che avete nella lingua che state studiando dovrete fare cose diverse. Quello che fate all'inizio non è quello che fate durante la fase intermedia dell'apprendimento e quello che fate durante la fase intermedia non è quello che vi aiuterà ad un livello avanzato a studiare la lingua. Quindi variare in base al livello è fondamentale. Variare però anche da un giorno all'altro è fondamentale. Quello che faccio il lunedì è un po' diverso da quello che faccio il martedì, che è un po' diverso da quello che faccio il mercoledì, che è un po' diverso da quello che faccio il giovedì. Quindi cercare di variare sia in base al livello che abbiamo che in base ai diversi giorni della settimana, in base ai momenti, è fondamentale. In generale io consiglio di sviluppare tutte e quattro le arti, tutte e quattro le aree dell'apprendimento linguistico contemporaneamente, quindi produzione scritta, produzione orale, comprensione scritta e comprensione orale. È chiaro che all'inizio la produzione orale sarà un po' complicata perché sto iniziando a studiare una lingua, ma non c'è nessuno che vi dice, o perlomeno io non vi dico, che dal primo giorno dovete iniziare a parlare una lingua. Tanti poliglotti, ad esempio, hanno quello che viene definito un periodo muto, dove non parlano, ma semplicemente studiano la lingua, si espongono alla lingua, ma non la stanno parlando. Io, dipendendo, diciamo, un po' dalla lingua, con alcune lingue inizio a parlare molto in fretta, quindi in poco tempo, con altre lingue magari ci vuole un po' più di tempo. Prima di parlare in russo è passato forse qualche mese, perché ovviamente non conoscevo la lingua, è una lingua molto distante da quella che è l'italiano. In portoghese ho iniziato a parlare praticamente dal primo giorno cercando di inventare le parole usando lo spagnolo per aiutarmi, no? Quindi dipende un po' dalle lingue. Con lo sloveno, ad esempio adesso dal momento che parlo russo, dopo 2 o 3 settimane ho iniziato a parlare, ovviamente aiutandomi con il russo, però parlando molto male, perché sì, mi aiuto con il russo, c'è tanta similarità, però so che senza feedback appropriato, senza lavorare in un certo modo con il tutor, eccetera, non mi serve molto parlare, però mi aiuta a livello motivazionale perché vedo che sto facendo dei progressi, so che funziona per me, quindi lo sto facendo. Se parlare invece per voi è stressante e vi stressa, aspettate a parlare, non parlate subito, però quando arrivate al punto in cui potete parlare, includete questa attività nel vostro studio delle lingue. Quindi vi ricordo sempre le quattro aree: produzione orale, produzione scritta, comprensione orale, comprensione scritta. Variazione però significa anche approcciare o studiare da un punto di vista diverso lo stesso materiale. Io mi rifaccio sempre al mio programma membership con trascrizione e podcast. Uno può ascoltare il podcast, quindi comprensione orale, uno può leggere la trascrizione, comprensione scritta, no? Uno può guardare un video o uno può ascoltare un video, è un'attività diversa. Uno può fare shadowing del podcast, è di nuovo un'attività diversa, no? Ci sono molte attività diverse che si possono fare all'interno delle quattro aree, perché io posso scrivere un testo, sto sviluppando la produzione scritta, oppure posso, mentre guardo un video, scrivermi alcune frasi che mi sembrano interessanti, sto di nuovo sviluppando la produzione scritta, però non sto creando testo, ma queste frasi le userò poi per imparare nuovi vocaboli, ad esempio. Questi sono solo alcuni esempi, però in ogni singola area ci sono una quantità infinita di attività che si possono fare ed è bene variare anche queste. Quindi variamo anche all'interno dell'area le attività che facciamo. Quindi maggiore è la variazione, maggiore è la probabilità poi che qualcosa ci rimanga. Aumentiamo quella che è la retention, in inglese viene definita così, quindi quanto percentualmente ci rimane nella memoria di quello che studiamo, del contenuto a cui ci esponiamo.
Un altro metodo per applicare la variazione, ma anche in realtà la ripetizione, è di utilizzare materiale diverso sullo stesso argomento. Voglio imparare qualcosa di biologia in tedesco? Bene, mi cerco un podcast che parla di biologia, mi leggo un articolo online che parla di biologia, mi guardo dei video su YouTube che parlano di biologia, mi leggo un libro di biologia, no? E quindi vedete che sto variando, sto passando da un'area all'altra, ma sto facendo cose diverse. Lo sto facendo sempre però sullo stesso argomento perché nel mio esempio era la biologia l'argomento che volevo imparare. Potrei anche poi chiacchierare con il mio tutor di biologia dopo che mi sono visto tutti questi video e mi sono letto tutti questi libri per praticare anche la produzione orale. Ovviamente questo funziona soltanto se nel mio esempio a me davvero interessa la biologia. Ecco perché la regola d'oro numero 6 è proprio l'interesse. Ti rimando al prossimo video.